Ciao a tutti, bentornati nel nostro mondo sommerso, sono Sharin. Dopo il successo dello scorso progetto abbiamo deciso di metterci alla prova con qualcosa di più impegnativo, utilizzando più litri, più budget e soprattutto più sale. Oggi, grazie al know-how dei nostri esperti della divisione marino, vedremo quindi l'allestimento di un acquario di barriera con sistema DSB. Il progetto che vedremo oggi è composto da una vasca principale cubica dalle dimensioni di 60x60x60 cm per circa 205 litri di acqua e da una sump dalle dimensioni di 52x38x40, installata nella parte inferiore del mobile nella quale alloggeremo la tecnica necessaria al funzionamento della vasca. Il passaggio dell'acqua dalla vasca principale alla sump avverrà per tracimazione, mentre il ritorno della stessa sarà affidato ad una pompa di risalita. Il diametro dello scarico e la portata della pompa dovranno essere dimensionati in modo da ottenere un ricircolo d'acqua ottimale per il corretto funzionamento dello schiumatoio che andremo ad inserire. Ma entriamo nel vivo dell'allestimento. Iniziamo montando lo scarico e la mandata sulla parete di fondo, installando i raccordi passaparete e collegando i relativi tubi. Successivamente abbiamo sciacquato la vasca con acqua osmotica per eliminare eventuali impurità dovute alla lavorazione ed al trasporto. Lo stesso procedimento è stato eseguito per la sump, accelerato ovviamente dal potere della post-produzione. Mentre i tecnici si accingono con mano ferma ad asciugare, vediamo nel dettaglio come verrà posizionata la strumentazione tecnica. L'alloggio di destra è riservato allo schiumatoio, seguito da uno scomparto di decantazione per finire con il vano di alloggiamento della pompa di risalita. La sezione anteriore invece ospiterà l'acqua di rabbocco. Procediamo ora a posizionare la sump all'interno del mobile, appoggiandola su un tappetino per compensare eventuali irregolarità del fondo ed uniformare la distribuzione del peso. Veniamo ora alla pompa di risalita. Trattasi di una poderosa NewJet 4500 recuperata da un vecchio allestimento. Per gestirne al meglio la sconfinata potenza, abbiamo preferito installare una derivazione sul tubo di mandata, con annesso rubinetto per regolare il flusso. La derivazione potrà essere utilizzata in un secondo momento per collegare eventuali filtri o accessori extra. Come ogni acquario marino di barriera che si rispetti, anche il nostro cubo sarà dotato di uno schiumatoio. Abbiamo optato per un Blau Scuma MKB 160 DC dotato di pompa elettronica e corpo di diametro 160 mm. Nonostante quello che la post-produzione vuole farci credere, il montaggio non è stato affatto semplice, complici le istruzioni Blau, decisamente poco chiare. Lo schiumatoio è alla base del filtraggio di ogni acquario marino ed averne scelto uno leggermente sovradimensionato contribuirà a tenere sotto controllo il carico organico del sistema in maniera efficace. Ovviamente lo schiumatoio è solo una piccola parte del complesso sistema di gestione degli inquinanti all'interno di un acquario marino. L'argomento sarà trattato nel dettaglio nel prossimo video. Molto utile è la presenza di un galleggiante posizionato all'interno del bicchiere dello schiumatoio, che spegnerà la pompa in caso di riempimento eccessivo dello stesso. Inseriamo ora il riscaldatore con annesso termostato a doppia soglia artigianale.
E terminiamo l'allestimento del vano tecnico installando, tramite pratiche strisce di velcro, tutte le centraline di controllo. Torniamo ora alla vasca principale, nella quale abbiamo inserito le pompe di movimento, due cinesi Gebao SLV20 elettroniche da 10.000 litri orari, con rotore assiale a 4 pale. Poca spesa, tanta resa! Un buon movimento è fondamentale, garantirà il corretto mantenimento dei livelli di ossigenazione dell'acqua, oltre ad un continuo apporto di nutrienti ai coralli. È giunto il momento di allestire il fondo, il vero cuore pulsante della nostra vasca. Iniziamo riempiendo l'acquario con circa 4 cm di acqua salata. Questo eviterà la formazione di pericolose bolle d'aria durante il successivo inserimento. E ora la sabbia. Il nostro DSB sarà composto da circa 50 kg di aragonite Sugar Sites e da 10 kg di Carib Sea Ocean Direct Live Sand. Quest'ultima, ricca di batteri vivi, dovrebbe garantire una colonizzazione più rapida del nostro fondo. Dopo un lavaggio sensuale ed accurato con acqua di osmosi, per eliminare la polvere in eccesso, abbiamo inserito il tutto in vasca per ottenere un fondo alto circa 11-12 cm. Possiamo ora riempire la vasca con l'acqua già salata preparata precedentemente. Nell'attesa, come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare, così da supportarci e aiutarci a creare nuovi contenuti. Punto, potremo passare alle rocce, ma per permettervi una migliore fruizione del video abbiamo utilizzato il Biomagnet, un miracoloso flocculante in grado di rendere l'acqua limpida e permetterci così di continuare le nostre riprese. Veniamo alla parte più succosa del nostro allestimento, le rocce. Per la realizzazione della rocciata abbiamo utilizzato circa 20 kg di rocce vive già spurgate. Queste, oltre alla funzione di filtro biologico, sono fondamentali per garantire una corretta colonizzazione batterica e bentonica del fondo. Trattandosi di rocce appunto vive, è necessario maneggiarle con cura e soprattutto tenerle costantemente umide, mi raccomando. Abbiamo costruito un primo prototipo di rocciata, cercando di lasciare il fondo il più libero possibile e, nel contempo, di creare abbastanza terrazze e sufficiente spazio aereo per il successivo posizionamento dei coralli. Per dare più profondità alla composizione, abbiamo previsto la presenza di un atollo più piccolo nella parte posteriore. Dopo esserci fatti un'idea di massima del risultato finale, abbiamo fatto alcune foto, smontato il tutto e proceduto ad incollare con apposito cemento rapido.
Durante la realizzazione finale abbiamo apportato alcuni cambiamenti per alleggerire la struttura, darle una direzione più obliqua ed armonizzare l'orientamento delle terrazze. Il risultato finale ci ha soddisfatto un sacco! Possiamo inserire ora la rocciata. Per favorire la colonizzazione rapida del fondo abbiamo inserito un inoculo prelevato da una vasca già avviata. Non resta che l'illuminazione. La plafoniera in questione è una Nicrium Hyper Reef LED da 150 watt che abbiamo appeso al soffitto utilizzando dei doppini di cavo in fibra aramidica. Con questa potenza non dovremo avere problemi nell'allevamento di coralli molli, LPS ed anche SPS mediamente esigenti. L'allestimento è concluso, ma l'avventura è appena iniziata. Ci vediamo nel prossimo video per un approfondimento sul ciclo dell'azoto e sul funzionamento del DSB. Un saluto a tutti da Sharin. Ciao! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Vai. Tanto questa cosa non... No, è corta. Ok, questo rimarrà. Ok, Aspetta. è corta. Allora. Alexa, salta l'annuncio. Vai. Vai. Ok, perfetto. Va bene. A parte questa la Immagine. Su. Ok. Rimettilo subito. Ma è stata? Maestro. Magnet. Già questa non mi ricordo come andava.